Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche per l'amore per novembre 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Capricorno. Può essere un periodo dedicato al riequilibrio o alla regolarizzazione di qualche tema. Andiamo a vedere con i tarocchi. Le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, ascoltate l'ascendente o il segno lunare. E per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026 che sarà di livello intermedio. Comunque anche di questo trovate tutto sotto nella descrizione del video o nella pagina web. Bene, partiamo con un 9 di spade. Abbiamo il sole. 10 di coppe, appeso, 2 di coppe, temperanza, 6 di bastoni, e asso di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi i single, le persone che sono in una relazione piuttosto che le persone che hanno una relazione un po' non ben definita, piuttosto che clandestina, magari a distanza. Allora, partiamo da questo 9 di spade. Mm. La la, torre e 8 di spade. Può essere un inizio mese un po' impegnativo, amici del Capricorno. Io credo che qualcuno voglia togliersi dei pesi dalle spalle, voglia togliersi dei pensieri, come se volesse concludere delle cose. O meglio, si dovrebbero concludere delle cose, però sinceramente con questa torre al contrario, l'otto di spade al contrario, non lo so se effettivamente chiuderete queste cose, queste relazioni, queste situazioni potrebbero anche essere o semplicemente dei pensieri per qualcuno. Andiamo a vedere il sole. Due di coppe. Due di coppe, fante di spade e 6 di pentacoli. Devo dire che promette bene questo due di coppe. Potrebbe essere una persona che, se la conoscete già, è una persona che vi è molto vicina. Se non la conoscete, è una persona che potrebbe arrivare e, diciamo, presentarsi più di tutto come un amico o comunque essere una di quelle persone sincere, oneste, trasparenti. Andiamo a vedere il 10 di coppe.
Fante di pentacoli e imperatore. Ho come la sensazione che potrebbero esserci effettivamente delle opportunità anche nuove per qualcuno, anche se non avete ancora, come dire, lasciato indietro questa situazione, questo momento, però è come se ci fosse un qualche cosa che vi blocca. Credo che qualcuno di voi non abbia voglia di legarsi, compromettersi, di fidanzarsi proprio. C'è come quest'unione, questo affiatamento, questa attrazione, se vogliamo, però io credo che ci sia un qualche cosa per cui l'altra persona non vi convince del tutto. Potrebbe essere una questione legata a una stabilità, cioè se io inizio a frequentare questa persona effettivamente, o se continuo a frequentare questa persona, qual è la stabilità che io posso raggiungere? Qual è la stabilità che questa persona mi può dare? È come se mancasse qualche dato. Se vi mancassero informazioni, è come se non riusciste a fare bene il punto della situazione. Andiamo a vedere l'appeso. Quattro di pentacoli e re di coppe. Di nuovo, anche l'imperatore è un 4, qui c'è un 4. Cioè c'è un qualche tema, secondo me, sulla stabilità della relazione nel lungo periodo. Cioè qui con questa carta dell'appeso è come se cercaste di vedere l'altra faccia della medaglia. Cioè se qui può essere, diciamo, tutto rose e fiori, è come se questa mancanza di solidità, di stabilità, ehm, insomma, avesse il suo peso. Qui è come se mancasse qualche cosa. Potrebbero essere delle informazioni, potrebbero essere degli obiettivi, potrebbe essere una stabilità economica. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di spade. Io ho come la sensazione che, perché il 4 di spade è una carta di guarigione, che qui possa esserci stato qualche, chiamiamolo guaio, qualche avvenimento che vi ha effettivamente scombussolato. Ora, per qualcuno potrebbe già essere stato a fine ottobre, mentre per qualcun altro, secondo me, potrebbe essere nelle prime settimane di novembre. Fatemelo sapere poi nei commenti. Devo dire come se ci fosse un momento cupo seguito da questa nuova conoscenza o se siete già in coppia è un nuovo momento in armonia con il partner dove però non c'è una certa completezza. Come vi dicevo prima, è come se mancasse qualcosa, mancasse la stabilità, è come se mancasse la concretezza. Vi ricordo che l'imperatore è proprio una carta di concretezza materiale. E vedendo anche questo 4 di spade mi viene da dire che c'è qualcuno che sta ancora guarendo probabilmente da questa situazione e vi dico che potreste non essere del tutto pronti per effettivamente legarvi, per creare questa stabilità che voi cercate. Però abbiamo anche la temperanza, che è una carta di guarigione, abbiamo il carro e un 7 di pentacoli. Mi ricorda un po' l'appeso questo 7 di pentacoli. Dunque, la temperanza è una carta di guarigione, una carta di riequilibrio e qui vi danno come un invito. È come se vi dicessero deciditi perché tanto così non si può rimanere per sempre. Questa persona, questa conoscenza, questa relazione ha un buon potenziale, è vero che manca qualche cosa, però questo qualche cosa ragazzi lo si costruisce poco per volta, insomma. Andiamo a vedere il 6 di bastoni perché
Ok, abbiamo il matto. Sì, secondo me diventerà ufficiale la cosa. Potrebbe esserci questa decisione, perché qui abbiamo sia il matto che l'asso di bastoni. Quindi secondo me un nuovo capitolo sta iniziando. La là, sei di bastoni, papa e giustizia. È bellissimo, ragazzi. Adesso ci arrivo, eh. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cavaliere di pentacoli e re di spade. Dunque, secondo me, se iniziate questo novembre, diciamo, con questo mood, con questa vibrazione un po' cupa, un po' preoccupata, un po' anche pessimista, mi verrebbe da dire, secondo me nel corso del mese di novembre le cose effettivamente potrebbero cambiare, un po' per tutti, ragazzi. Allora, partiamo da chi è single. Vi dico, secondo me, anche se si parte da questa energia un po' sottotono, c'è il potenziale di diventare più intimi con qualcuno che già conoscete, oppure potrebbe presentarsi una persona con la quale si crea un buon feeling, con la quale c'è un'energia pulita. Quello che manca potrebbe essere l'età, nel senso che per qualcuno questa persona è tanto più giovane, adesso dipende da che età avete voi ovviamente, oppure potrebbe essere tanto più matura, cioè tanto più grande. Se non è una questione di differenza di età anagrafica, è una differenza di maturità, cioè è come se voi foste maturi in un certo grado, mentre l'altra persona ha un grado differente di maturità. Questo potrebbe essere un qualche cosa che manca nella relazione come un'intesa a livello di maturità. Però non crediate, ragazzi, perché se per certe cose gli altri sono meno maturi di noi, magari per altre lo sono di più perché hanno vissuto altre esperienze, quindi non sottovalutate, tra virgolette, l'avversario. Io credo che qui molti di voi non abbiano tutta questa voglia di fidanzarsi, sinceramente. Cioè, potrebbe andar bene magari l'amicizia, potrebbe andar bene eh, una tromba amicizia, potrebbe andar bene qualche cosa di mm, intimo, ma non troppo, non troppo a fondo. Perché? Perché qui avete sia il 4 di spade che la temperanza. Secondo me dovete ancora guarire roba vecchia, anche perché diversamente vi potreste trasportare i problemi, le preoccupazioni, le ansie della relazione passata in questa relazione, quindi è come se doveste ancora un po' purgare, e probabilmente questa sorta di reticenza nel voler frequentare qualcuno, nel voler fidanzarsi con qualcuno, è proprio perché manca come questa guarigione, questo riallineamento, questa pulizia, se vogliamo. Vi dico, qui c'è anche un carro, quindi e un asso di bastoni qui alla fine. Potrebbero esserci come degli spostamenti o delle decisioni da fare nel mese e vi dico che sarà un bene per voi perché maturerà questa guarigione. Vi dico, a fine mese può essere che ci sia qualcosa di più intimo con questa persona, però è come se non fosse definito. È come se non ci si etichettasse. mm? Quindi non si dà un'etichetta alla relazione, la si vive un po' così, secondo me, come viene, in libertà, vi devo dire. Tenete presente che c'è sempre come questa componente di diversità tra di voi,
Quindi in base a quello che volete da una persona vicino a voi, tenete presente, diciamo, le carenze che potrebbero esserci in questo tipo di relazione. Parliamo delle persone che sono in coppia. Allora, secondo me, ragazzi, voi siete il gruppo più wow della, scusate, della lettura. Abbiamo carte che mi indicano, allora, innanzitutto potrebbe esserci comunque una carenza anche per voi, soprattutto inizio mese, ma ho come la sensazione che ne parlerete, che riuscirete in qualche modo a controbilanciare le divergenze, le differenze, questo disequilibrio di cui mi parla il 6 di Pentacoli all'inizio. A fine mese, secondo me, si trova come una quadra, si trova un punto di equilibrio. E non vi nego, ragazzi, che tra giustizia, Papa, 6 di bastoni, 4, scusate, l'imperatore, secondo me potrebbero proprio arrivare delle proposte importanti. Diciamo che per molte persone si tratta di un'ufficializzazione, ok? Quindi il contrattualizzare la relazione, magari non è lo sposarsi, cioè come dire, il mettere un contratto tra le parti, ma è il mettere un contratto per la stabilità. Quindi vi dico che per qualcuno potrebbe essere una casa, ok? Il decidere di andare a vivere insieme piuttosto che il decidere di comprare casa. E sì, per qualcun altro, ragazzi, potrebbe anche arrivare la fatidica proposta. Quindi potrebbe essere sposiamoci, potrebbe essere passiamo la vita insieme o potrebbe anche essere mettiamo su famiglia. Adesso questo lo vedo per un gruppo molto piccolo, però effettivamente per qualcuno ci potrebbe essere come questa spinta, questo input ad avere figli. Se per caso, per X motivi, non volete, non potete, non avete più l'età per i figli, si può trattare anche di un animale da compagnia o di un'adozione. Potrebbe essere un'adozione a distanza, potrebbe essere un bambino in affido. C'è un tema con i figli o se non sono i figli, sono i progetti che si vanno a costruire insieme. Quindi direi molto bello. E con la carta della giustizia, ragazzi, potrebbero esserci proprio delle questioni burocratiche che secondo me vanno a buon fine, vi dico. Ok, parliamo delle persone che sono in una relazione non ben definita, piuttosto che clandestina. Anche qui, ragazzi, sento che si parte un po' in sordina, cioè un po' sottotono l'inizio del mese. Io credo che ci sia qualche cosa che si debba chiarire tra di voi attraverso un buon dialogo, perché così come sono le cose adesso, non sono proprio in equilibrio. Manca anche per voi questa sorta di stabilità, di concretezza, di punto fermo, se vogliamo. Non vi nego che, che effettivamente c'è parecchia passione tra di voi. Potrebbe arrivare anche per voi come un passo in avanti, una sorta di movimento. Qui abbiamo il carro, qui abbiamo il matto. Sono carte che mi parlano di viaggi, di spostamenti, di andare avanti, di buttarsi, se vogliamo. Ma ragazzi, fate attenzione perché per voi, con la scusa che non avete la mente così tanto chiara, è vero che potreste avere come questo chiarimento con l'altra persona, questo dialogo, ma se voi già partite senza avere la mente chiara, fate attenzione perché con il re di spade, al contrario, alla fine della lettura, potrebbe esserci un po' di manipolazione, eh? Quindi fate attenzione, schiaritevi prima le idee, cosa volete voi, cosa vi fa star male, poi dopo lo proponete al o alla partner e
cerca insomma di risolvere, di riportare l'equilibrio che prima mancava. Mm? La camera da letto, ragazzi, e questo vale un po' per tutti, la sento un po' noiosa. C'è bisogno di qualche scintilla in più, di qualche gioco, di qualche iniziativa. Secondo me la parte fisica, perlomeno a inizio mese, o, almeno fino alla metà del mese, siete un po' in un encefalogramma piatto a livello di passione, secondo me. Bisogna rimpinguare un po', bisogna come trovare nuovi stimoli. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa hanno da dirvi ancora. I like you. Quindi sembra che piacciate a qualcuno, ma infatti qua lo vediamo, secondo me è qualche persona amica che spererebbe di avere qualche cosa in più con voi. E in questo caso, ragazzi, potrebbe essere sia se siete single, sia se siete in una relazione difficile, diciamo sia che facciate parte del gruppo 3, gruppo 1 single, gruppo 2 coppie, gruppo 3 indefiniti o clandestini, ok? E parla di una relazione che può iniziare, parla di appuntamenti, parla di flirt, di divertimento. Andiamo a vedere ancora un angelo. Perdona e impara. Se lasci andare, eccolo qua. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Qui, ragazzi, si tratta di lasciare andare il dolore. Avete 8 e 9 di spade, che sono carte, diciamo, attaccate a quello che è successo nel passato. L'8 di spade è una carta che mi parla di vittimismo, di qualcuno che non vede soluzione. Cioè, vedendo queste carte, io ho come la sensazione che abbiate come il corpo di dolore attaccato a voi e che non ve ne vogliate liberare. Cos'è il corpo di dolore? È un agglomerato energetico che si nutre del vostro dolore. Cioè, quindi io più sto male, più piango, più questo agglomerato richiede tristezza e pianto. Che interessante, fatemi sapere se vi capita, come ve ne accorgete? Quando magari siete in un momento di vita abbastanza sereno, però continuano a tornarvi alla mente cose di un passato anche remoto, se quel ragazzo di quando avevo 20 anni si fosse comportato diversamente, adesso io non sarei così, no? E si piange e si fanno brutti pensieri. Ecco, questo continuo piangere è come un po' nutrire questo agglomerato energetico. Fatemi sapere se vi risuona. Lascia andare, eccolo qua. Lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. È come l'esempio dell'armadio che io faccio spesso. Fino a quando ci sono i vestiti vecchi non c'è spazio per mettere quelli nuovi. Separazione, si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Sinceramente lo sento più legato al passato, anche se effettivamente qui abbiamo due carte di spostamento e di viaggio, quindi potrebbe essere che uno dei due debba allontanarsi. Ragazzi, fidanzamento, anche se voi, almeno qualcuno non è tanto dell'idea, però sì che con questa giustizia si raggiunge un compromesso. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Questo, ragazzi, lo vedo soprattutto per chi ha già una relazione stabile. Secondo me ci sono buone carte, abbiamo anche la giustizia, che mi possono parlare di un fidanzamento, di una proposta, di una convivenza anche per qualcuno. Ok, andiamo a vedere ancora una fatina per vedere che altro messaggio vi vogliono dare per concludere la lettura. Uh,
La saggezza, l'albero della saggezza. Questa fattina vi sta aiutando a navigare la vostra corrente, la vostra attuale situazione. Il flauto può rivelare risposte che sono dentro. Ok, il flauto può rivelare delle risposte attraverso il suono che emette, che fa. Guardate, vi dico una cosa. Io in questo caso lo sento associato alla musica, a musica magari con parole, quindi alle canzoni proprio, dove potrebbe capitarvi di ascoltare una canzone per radio o magari al supermercato, insomma, fate attenzione alle canzoni che ascoltate perché è come se potessero esserci dei messaggi intrinseci che vi riguardano, dal quali potreste trarre giovamento, potreste trarre ispirazione. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di informazioni interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, hype, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, e potreste anche scoprire perché non riuscite a creare soldi o perché appena li fate se ne vanno. Ci sono le credenze sul lavoro piuttosto che sull'amore. E in più tratto temi di metafisica e di metamedicina, alla fine poi tutto correlato, ok? Però ecco, è diciamo tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in quasi 30 anni, che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!